Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. In questo video, come promesso, vedremo come misurare la frequenza di risonanza di un altoparlante in maniera piuttosto facile. È un argomento che è risultato interessante perché me l'avete chiesto in diversi e pertanto chi è interessato all'argomento non vi resta che continuare a guardare il video per vedere anche questa volta cosa combino per voi. Allora, per misurare la frequenza di risonanza in aria libera, si può anche misurare ovviamente dentro una cassa, però diciamo in aria libera, lo schema è sempre quello. Allora qui ci scriviamo misura risonanza. Così magari se qualcuno si salva l'immagine e si capisce. Allora, questo voltmetro va via, ne basta uno collegato ai capi dell'altoparlante. Questa invece che 100 R diventa da 10 ohm. Questa resistenza in serie, che questi due fili non ci sono, generatore, amplificatore, resistenza, altoparlante e voltmetro in parallelo all'altoparlante. Che succede? Quando si raggiunge la frequenza di risonanza, l'impedenza dell'altoparlante ha un picco, aumenta, sicché aumentando l'impedenza dell'altoparlante e perciò diciamo il valore ohmico, succede che la caduta di tensione che c'è qui determinata dall'altoparlante ce ne sarà meno caduta di tensione, sicché qui andremo a leggere nel picco di frequenza di risonanza il valore in volt più alto. Quando leggeremo questo valore massimo, ovviamente con il nostro generatore che variamo la frequenza e non variamo l'uscita del generatore, variando la frequenza, quando raggiungeremo il picco massimo vuol dire che abbiamo trovato la frequenza di risonanza. È più facile a farsi che a dirsi e ora ve lo faccio vedere. Andremo a misurare la frequenza di risonanza di questi due altoparlanti e guardiamo quale ha una frequenza di risonanza più bassa. Spesso le persone sono convinte, alcuni, che più l'altoparlante è grande e più abbia una frequenza di risonanza bassa. Questo è vero in determinati casi. Per esempio in questo caso magari ci accorgeremo che potrebbe non essere così. La frequenza di risonanza, come ho già accennato, cambia di poco, ma comunque cambia, però non vogliamo fare delle misure e essere estremamente precisi. Io vi devo far vedere il metodo, poi decidete voi ovviamente in che condizioni misurarle. Questa frequenza di risonanza, però se la mettiamo in una cassa acustica la frequenza sarà diversa, per esempio di questo altoparlante, dopo lo vediamo, e anche messa così sul banco a seconda di quello che abbiamo intorno, a seconda se è un po' troppo stringato, può variare leggermente, però ovviamente per una misura da hobbista, quando andiamo a vedere che un altoparlante e magari ha una frequenza di risonanza, che ne so, di 45 Hz, alla fine non è che ci importa se poi la frequenza di risonanza magari se lo spostiamo da un'altra parte o roba del genere è 47 o 43, comunque sia è sempre intorno a 45, un'idea ce la siamo fatta comunque. Comunque ripeto, metto poi un link dove c'è un sito che parlano di altoparlanti e lì sono veramente molto ma molto validi, sicuramente come sapete più che di me, che non ho diciamo né il volere né le capacità di essere comunque un maestro. Prima di proseguire con il video volevo dare qualche secondo di spazio a PCBWay che sponsorizza il video e che è da sempre praticamente il mio produttore di fiducia per i circuiti stampati. Ordinare su PCBWay è estremamente facile. Io di solito utilizzo circuiti stampati a doppia faccia, ma come vedete potete avere circuiti stampati fino a 14 facce. Qua mettete le dimensioni del circuito stampato
potete scegliere la forma e veramente potete farlo di qualsiasi forma, potete scegliere il materiale, il colore del circuito stampato. Io di solito uso il rosso, ma potete scegliere fra giallo, blu e tantissimi altri colori, e quando avete compilato tutti i campi, premendo su questo tasto vi calcolerà praticamente una quotazione. Scegliete il paese in cui risiedete, in questo caso ovviamente scegliamo l'Italia, e vi calcolerà anche le spese di spedizione. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay e rimarrete sicuramente soddisfatti. Allora, come vi accennavo prima, non stiamo facendo una misura dei parametri di TL e Small. Se vogliamo fare quelle misure lì, nello schema che vi ho fatto vedere prima di collegarlo all'altoparlante, loro fanno una taratura con una resistenza calibrata, una resistenza di precisione diciamo da 10 ohm. Questo perché fanno anche altri tipi di misure. Se vogliamo solo misurare la frequenza di risonanza, in realtà fare questa calibrazione non ci interessa, perché alla fine quello che dobbiamo vedere è quando diciamo leggiamo una tensione più alta sul tester, oltre a quella che abbiamo fatto magari a 1000 Hz. Sicché noi ora metteremo questo voltmetro a 1000 Hz, 1 volt a 1000 Hz, e poi dopo scendiamo di frequenza fino a trovare diciamo la tensione più alta. Quella sarà la frequenza di risonanza. Ripeto, chi vuole fare le misure dei parametri di TL Small le trova su internet, il procedimento è simile a questo, c'ha da fare anche una calibrazione in più perché dovrà prendere anche altre misure. Mi ripeto più di una volta perché sennò poi qualcuno che vede solo un pezzetto di video e dice no, ma non si fa così, eccetera eccetera. Sicché abbiamo messo come da schema di prima l'amplificatore con una resistenza da 10 ohm in serie che alimenta l'altoparlante, e all'altoparlante ci abbiamo attaccato il voltmetro. Ora ho messo il generatore su 1000 Hz, mi porto a circa 1 volt, sentirete rumore, fate conto di non sentirlo, tanto dopo lo abbasso, però io non parlo perché se no dopo chiaramente non ci si capisce niente. Non occorre che la misura sia precisissima perché, come vi ripeto, dopo noi dobbiamo solo vedere il picco. Sicché anche se la misura non è precisissima, l'ho messa a circa 1 volt. Poi ora partiremo da 10 Hz in su, 20 Hz in su, perché tanto questo altoparlante qui sicuramente, voglio dire, la frequenza di risonanza a 20 Hz non ce l'ha sicuramente. Riaccendo il generatore, non ho toccato niente con le impostazioni dell'amplificatore. Ora siamo a 20 Hz, inquadrerò solamente il voltmetro e una parte del cono. Diciamo che inquadro il voltmetro e poi eventualmente lo sposto sul cono. Come vedete siamo a 20 Hz, 19,99 segna il voltmetro, comunque sono 20 Hz. Il cono non si vede quasi nemmeno muoversi, e ora salgo di 1 Hz alla volta. Qui siamo 0,73 volt, noi a 1000 Hz era circa 1 volt. Salgo 21, lo vedete qui, e vado avanti fino a che non vedo che questa sale significativamente. 35 Hz, siamo saliti a 1 volt circa, come circa a 1000, come circa a 1000 Hz. 40 Hz, 1 volt e 1, sicché siamo sulla buona strada. Il cono dell'altoparlante vibra, ovviamente io magari lo vedo vibrare meglio che della videocamera. Siamo a 40 Hz, 1 volt,1, salgo 41, 42,
43, 44, 44 Hz, siamo 1,15 volt, 45 Hz, 1 sempre, 15, però l'ultima cifra è salita, se non mi sbaglio, torniamo indietro, sì, 1,528, 1,5 e 14, 1,526, salgo ancora, 1,526, sempre sono 46 Hz, 1,5 e 50 sono 47 Hz, 1,15 e 53, e qui si sta riscendendo, diciamo a 50 Hz sta, diciamo, calando, sicché la frequenza di risonanza è prima. Vediamo dove abbiamo la tensione più alta. 1,147, non consideriamo l'1 che rimane fisso, che vediamo 147, 152, 153, 153,3, 155, 153, sempre 152, dobbiamo dare tempo fra uno step e l'altro, fra un hertz e l'altro che sia stessi. 153, 155 sono 47 Hz, 152 che sono 48 Hz. Diciamo che orientativamente, perlomeno Hz più Hz meno, la frequenza di questo altoparlante, me la segno, sono 47 Hz. E questa, diciamo, abbiamo trovato la frequenza di risonanza di questo altoparlante, perché questa tensione qui a 47 Hz è più alta. Direi di provare l'altoparlante della JBL. Questo è l'altoparlante della JBL, anche questo andiamo a vedere la frequenza di risonanza, più o meno ho messo un volt a circa 1000 Hz, sono sceso a 20 Hz, eccolo lì, e andrò salendo. Se vedete il cono si muove abbastanza, eccolo lì. La frequenza di risonanza si ottiene quando l'impedenza dell'altoparlante raggiunge il picco massimo, sicché qui abbiamo, si è detto, una tensione più alta che sia possibile, e si vedrebbe anche perché c'è la maggiore escursione del cono, ma quello con l'occhio si vede male. Comunque ora siamo a 20 Hz, 19,99 segna, però sono 20 Hz, e saliamo piano piano come prima. 25 è salita a 1,3, 1,38 per essere precisi. Ora l'ho portata direttamente a 30, 1,59, siamo sulla buona strada. 31, 1,61, 32 Hz, 33 Hz. Ci fermiamo quando raggiungiamo la tensione massima e non parlo più di Hz. Abbiamo passato, se vedete, 1,65, 1,66, 1,67, siamo a 35 Hz, se scendo a 34 si arriva a 1,66, 35, 1,67, 36, 1,66. La frequenza di risonanza in aria libera di questo cono qui è circa, si è detto, 35 Hz. Allora, abbiamo visto come si misura la frequenza di risonanza con un multimetro e un generatore collegato all'amplificatore. La stessa cosa ovviamente si può fare con un analizzatore audio, o si potrebbe fare anche
con un oscilloscopio dotato di generatore o che si interfaccia, ad esempio quelli della Siglent, con il proprio generatore di frequenza che ha la funzione Bode plot. Io ce n'ho uno, ma per non complicarci la vita vi faccio vedere, diciamo, come si vede la frequenza di risonanza col misuratore di distorsione dell'HP collegato al programma che ha fatto Walter Broll, diciamo. Ripeto, l'ho detto prima, lo ripeto un'altra volta, per vedere tutti questi parametri qui e anche di più ci sono dei software apposta, anche gratuiti credo, non lo so, però io vi faccio vedere vi ho fatto vedere, anzi, perché ora quello che vi faccio vedere col grafico, diciamo, è in più, vi ho fatto vedere con un tester come misurare, diciamo, la frequenza di risonanza e l'impedenza di un altoparlante, sicché senza l'ausilio di altri apparecchiature che non siano, diciamo, un tester e generatore di funzioni o di frequenze che avete già. Vediamo ora con l'analizzatore audio HP come si può misurare, diciamo, la frequenza di risonanza dell'altoparlante e vedere anche, diciamo, alcune curve. Lì abbiamo l'analizzatore di spettro dell'HP, qui abbiamo l'altoparlante in prova, lo inquadro così, non fate caso, diciamo, ai cavi che rimangono dietro, ovviamente, e al caos che ci potrebbe essere. Qui abbiamo il controllo dell'analizzatore audio e adesso settiamo lo 0 dB e facciamo una scansione. Ecco, è partito, lo lascio andare e alla fine della scansione ci risentiamo, ci rivediamo, quello che volete. È apparsa la nostra curva, noi siamo partiti a 0 dB come 1000 Hz più o meno, eccolo qua, 1000 Hz 0 dB. Se andiamo a vedere il picco di risonanza è questo, non guardiamo quest'altra parte di curva che ora non ci interessa, poi la analizziamo meglio in un secondo tempo. Se noi andiamo a vedere il punto massimo è qui, dove sono a 47 Hz 1,1 dB, e se vi ricordate la frequenza di risonanza che abbiamo misurato con semplicemente il voltmetro e il generatore audio era proprio, diciamo, quella, più o meno, come vedete è qua, il picco massimo è qua giù dove è apparso il pallino. Sicché abbiamo misurato 47 Hz e 47 Hz era proprio, diciamo, la frequenza di risonanza. Poi un Hz in più o in meno per, diciamo, un hobbista penso che possono anche andare bene. Volevo salvare questa curva, la salvo, la chiamiamo Karma, chiamata Karma in aria libera, la salvo e ora mi organizzo per mettere l'altoparlante dentro alla sua cassa bruttissima. Ho messo l'altoparlante qui dentro, qui vedete c'era il tweeter, sì che ci rimane il buco, e sotto è mezza aperta, è solamente appoggiata sul tavolo, è solo per vedere cosa succede se cambia, diciamo, la frequenza di risonanza messo dall'aria libera a dentro un qualcosa, chiamiamolo un qualcosa. Rifacciamo la misura, risettiamo lo 0 è settato, vi do la via un'altra volta. Eccoci qua, qui abbiamo il picco di frequenza di risonanza che è questo, questa volta è sceso a 40 Hz e più abbiamo questa gobbetta qui anche che è circa 120 Hz, perché è un effetto ovviamente dell'altoparlante che è dentro la cassa acustica. Comunque, come vedete, diciamo, la frequenza di risonanza in questo caso qui con quella cassa in qualsiasi maniera dell'altoparlante si è abbassata. La salvo un attimino
e poi magari le confrontiamo un attimino per vedere come, che differenza ci può essere, diciamo, fra le due. Ovviamente non sono misure che si va a fare sulle casse acustiche queste, che no, perché sennò rivengo male interpretato. È per far vedere che un altoparlante in aria libera risuona in maniera diversa, la frequenza di risonanza è diversa che in una cassa chiusa. Facciamo una comparazione. Karma in aria libera e Karma in cassa chiusa. Procedo. Eccole qua. Questa è in cassa chiusa, vedete la frequenza di risonanza si è spostata, diciamo, più in basso, e in più c'è questa gobba qui che in aria libera non la faceva vedere. Per il resto più o meno è rimasto uguale. Questa curva qui che risale ne parleremo in un prossimo video, dove si parlerà del perché, dove si parlerà ovviamente io e voi, non perché siamo in tanti qui sono solo io, lo sapete, però dove si parlerà, vedendo queste curve qui, del perché è bene montare dei filtri crossover nelle casse acustiche, non tanto per gli alti ma anche per gli altoparlanti dei bassi, che alle volte qualcuno non ce le mette perché dice tanto l'altoparlante è dei bassi, rileva le frequenze dei bassi, riproduce quelle e quegli altri ce ne freghiamo. Invece, come vedete, c'è questa bella gobba qui che non ci dovrebbe essere, ma ne riparleremo diciamo un'altra volta. Allora, questo video è finito, c'ho anche il pennacchio oggi e spero che vi sia stato utile per, se volete, fare un paio di misure sugli altoparlanti. Come ripeto, niente di trascendentale, non voglio insegnare nulla a nessuno, sicuramente c'è chi ne sa più di me e appunto lo metterò in descrizione, metto un link di un bel sito che ho trovato dove parlano di altoparlanti e lo fanno in maniera molto più sensata di me, perché se non ho capito male ci scrive delle persone che lavoravano in ditte che producevano altoparlanti, sicché ne sapranno sicuramente più che di me. Io quello che vi ho fatto vedere non è per fare delle casse acustiche, non si parla di caratteristiche di altoparlanti, ve l'ho detto prima, non si parla di come suona più o meno bene un altoparlante, vi ho fatto solamente vedere come prendere un paio di misure nel caso che uno lo volesse fare. Poi, ripeto, l'ho già detto, ci sono dei software che fanno tutto, anche il caffè. Io non li uso e sicché vi ho fatto vedere con i mezzi manuali come si possono fare lo stesso queste misure. In un altro video parleremo dell'importanza di usare un filtro crossover, anche lì non si parlerà, non parlerò perché sono solo di realizzazione di crossover, ma vi farò vedere il perché va usato un filtro per evitare problemi, diciamo, con gli altoparlanti, tutto lì, semplicemente quella cosa lì. Sicché io vi saluto per ora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!